Attenzione bene ora, perché qui arriva il punto chiave della storia. In che anno ci troviamo, secondo la misura terrestre? Siamo approssimativamente nell'anno 2567. Sono passati circa 600 anni dalla guerra nucleare di cui dicevamo prima e la civiltà umana, per motivi diversi, è prossima alla sua fine. Questo punto del tempo è quello che si chiama nel gergo della fisica spirituale il presente assoluto, cioè il fronte più avanzato del tempo nell'ambito della geografia temporale possibile. Si tratta di un argomento non semplice ed è collegato al fatto che il tempo esprime contemporaneamente diverse possibilità, con le quali dà differenti possibilità di sviluppo agli stessi eventi. In altre parole, non esiste un'unica linea del tempo, ma ne esistono tante che si muovono parallelamente, intersecandosi anche tra di loro in alcune occasioni. La velocità di queste linee è sempre diversa, per cui è normale trovare dei fronti temporali situati in diversi punti del tempo. Quindi Falco ed i suoi alleati arrivano sulla Terra. Devono svolgere una certa missione per poter cambiare le sorti della civiltà umana, ma si rendono conto rapidamente che la situazione da quel punto del tempo è troppo compromessa e da lì non si può fare nessun intervento. L'unica soluzione sembra quella di andare più indietro nel tempo e cambiare una parte degli eventi storici, in modo da poter cambiare la situazione del presente. Qui però dobbiamo segnalare un altro particolare, che ancora oggi mantiene la sua aura misteriosa. Falco ci ha sempre detto che la decisione di fare un viaggio nel passato è stata determinata dal fatto che lui ha ricevuto una lettera particolare che gli annunciava la prossima fine della civiltà umana sulla Terra, lì in quel punto del tempo, tra circa 600 anni rispetto al nostro presente attuale. Non sappiamo di preciso cosa sia questa lettera, ma sappiamo che è una sorta di loop temporale. Arriva quindi probabilmente dal passato. Insomma, una cosa che fa venire un certo mal di testa. Immaginiamo che vengano quindi fatti i calcoli per capire dove andare, di quanto andare indietro nel tempo e come intervenire. Si tratta di tecnologia temporale, ovviamente, una conoscenza che nell'ambito della Federazione dei Pianeti Liberati è normalmente diffusa, ma non di certo sulla Terra. Secondo le informazioni che Falco ci ha fornito, i calcoli indicavano un tempo necessario di 1200 anni più indietro, quindi approssimativamente si sarebbe andati intorno al 1300. È stato fatto un tentativo in quell'epoca, ma non è andato a buon fine. Si passò dunque al piano B. Il piano B prevedeva sempre di andare indietro, ma questa volta solamente di 600 anni. Mentre del primo tentativo non abbiamo molte informazioni, del secondo ne siamo noi stessi oggi parte integrante, per cui sappiamo molto bene quasi tutto quello che è successo. Falco arriva quindi in questa epoca con una nascita programmata. La missione infatti prevede di dedicare un tempo importante e significativo, praticamente una vita intera, al programma in questione. Falco nasce quindi nel 1950 e il momento chiave in cui parte l'operazione che chiamiamo separazione dei piani è il 1967. Falco è ancora molto giovane, ma l'azione è stata adeguatamente preparata ed intervengono in quel momento diverse forze, da più punti del tempo, terrestri e non, nel senso che intervengono anche alcuni alleati alieni. L'operazione in questione ha l'obiettivo di generare una nuova linea di tempo, creata appunto tecnologicamente. Questa linea dovrà essere mantenuta in esistenza sempre attraverso la tecnologia temporale.
La nuova linea viene quindi innestata sul tempo precisamente il 19 marzo del 1967. Per creare una cosa del genere deve essere necessariamente successo che alcuni eventi chiave che sarebbero andati in una certa direzione seguendo la linea di tempo originale sono stati invece deviati e modificati. E sicuramente sono stati individuati degli eventi situati in punti particolari, cambiando i quali il tempo ha dovuto, per propria natura, generare una linea di tempo alternativa. Si tratta di un fenomeno che in realtà avviene regolarmente nelle funzioni del tempo, ma nella maggior parte dei casi c'è un'espressione iniziale di diverse linee temporali, come rami di un albero che si allargano rispetto al tronco nel loro sviluppo, ma che poi vengono riassorbiti dal tronco stesso nella crescita successiva, cioè da una linea principale del tempo che mantiene così una sua coerenza. In alcuni casi però questa riunificazione non è più possibile, perché gli eventi in questione sono diventati troppo differenti, quindi non più conciliabili. A questo punto si genera un tempo parallelo, che potrà rappresentare un'alternativa storica, nella quale magari ci sono le grandi strutture di eventi più o meno simili, ma la storia specifica assume poi delle pieghe anche che possono fare una discreta differenza. Tanto per fare un esempio, immaginiamo la classica seconda guerra mondiale che invece di prevedere la vittoria del fronte alleato americani e parte dell'Europa, appunto che vedesse invece una vittoria del nazismo, con tutte le conseguenze che ovviamente ne deriverebbero. Una volta creata questa nuova linea di tempo, quello che serve è semplicemente tra virgolette, la presenza di determinati eventi che creino una sufficiente differenza rispetto a quello che c'è dall'altra parte. L'esperienza di Damanhur rappresenta sicuramente uno di questi eventi, oltre a rappresentare il punto centrale di intervento da parte di Falco. Falco possiamo immaginarlo in questa storia come il direttore di tutta questa grande operazione che definiamo separazione dei piani.